Ciao a tutti e benvenuti a Hablemos de Calcio. Il calciatore di cui vi parlo oggi è Jadon Sancho, calciatore inglese di origini giamaicane, classe 2000. Probabilmente lo conoscete in molti, ma per chi non lo sapesse attualmente gioca nel Manchester United e pensare che si è formato nell'Academy del City. Tuttavia non è nella squadra di Guardiola che questo ragazzo si è imposto, tantomeno in quello di Ten Hag, tecnico che dopo aver fatto spendere al club 85 milioni per comprarlo dal Borussia Dortmund, ha anche avuto il coraggio di metterlo fuori rosa la scorsa stagione per motivi disciplinari. Tranquilli, non parliamo di una testa calda, almeno stando a quanto dichiarato a suo tempo da un dirigente del Borussia Dortmund, che ebbe modo di descrivere Sancho come un ragazzo educato e rispettoso, con il solo difetto di arrivare qualche volta in ritardo agli allenamenti. Oltretutto, se il Borussia è stato felice di riprendersi Sancho è perché sulla serietà del calciatore non aveva dubbi. Ma parliamo un attimo del primo arrivo di Sancho al Borussia, perché il suo impatto in Bundesliga è stato eccezionale. Anno 2017, Sancho non vede sbocchi per lui al Manchester City e con ancora 18 anni da compiere prende la decisione di trasferirsi in Bundesliga, o meglio al Borussia, perché poi debutterà in Bundesliga successivamente. Il bilancio del primo anno è sicuramente positivo per un diciottenne, colleziona 12 presenze in campionato e da gennaio 2018 disputa anche 7 partite da titolare. Ma è il campionato successivo che fa scoprire alla maggior parte degli appassionati di calcio il talento di Sancho. La 9 è per lui quella dei record, va in doppia cifra sia in termini di gol che di assist. Tra i calciatori nati nel 2000 in Bundesliga è stato il primo a segnare una doppietta, il più giovane diciamo. La partita era Borussia-Hertha Berlino, ma non voglio tediarvi con i numeri perché bisogna parlare delle skills e dei gol di Jadon Sancho. Lo faccio tra un secondo, ma lasciate che vi chieda di iscrivervi al canale e ne approfitto anche per ringraziare quanti lo hanno già fatto. Procediamo con le skills di Sancho. C'è solo l'imbarazzo della scelta per diciamo, decidere da dove cominciare nel descrivere le caratteristiche di questo calciatore. Cominciamo dal suo ruolo. È un'ala che gioca sia a sinistra sia a destra, si trova perfettamente a suo agio tanto giocando largo sia in una posizione più centrale alle spalle della prima punta. Una cosa che non vi sarà sfuggita se avete visto giocare Sancho è la sua velocità, ma personalmente la cosa che più mi impressiona non è tanto la velocità in sé quanto l'accelerazione partendo da fermo. Raggiunge il massimo dello sprint in un tempo brevissimo, ha un tocco di palla spettacolare, riesce a spostare il pallone con piccoli tocchi che disorientano l'avversario, vincendo così duelli uno contro uno. Ora i critici obietteranno che magari Sancho fa troppi tocchi con il pallone e questo può essere un vantaggio per i difensori. Diciamo che in parte è vero, che questo è un difetto, se vogliamo definirlo tale, che in buona parte eh, pare esserselo lasciato alle spalle. Altra cosa che voglio dire, spesso per ricevere il pallone si mette con le spalle alla porta. Ciò indubbiamente può facilitare il pressing dell'avversario, tuttavia Sancho ha una velocità tale e una comprensione dello spazio e un controllo del pallone che gli permettono di sfruttare il pressing del difensore a suo vantaggio e sfruttando il movimento del difensore si infila nello spazio lasciato libero e quando va via in velocità o gli fai il fallo o non lo prendi più. Il ragazzo a mio avviso ha un'ottima visione di gioco che unita all'abilità del passaggio compongono un mix esplosivo. Un'altra cosa che mi è sembrata sia migliorata, se avete memoria del suo primo anno in Bundesliga, tendeva un po' a infilarsi in zone trafficate e per ovvie ragioni gli risultava difficile completare i dribbling. Sotto questo punto di vista Sancho è maturato, adesso preferisce lo scambio con i compagni e attaccare lo spazio. Ultima cosa che voglio sottolineare di questo calciatore è la sua capacità di prendere le decisioni. È uno veloce con il pensiero e tende a scegliere l'opzione migliore nel determinato frangente di gioco. Ora è chiaro che se volessimo dividere la brevissima carriera di Sancho in due parti, ovvero la prima volta che è andata al Dortmund e poi la seconda, il trasferimento allo United, la prima fase di carriera è stata sicuramente migliore. A Manchester non ha reso
probabilmente non ha reso quanto ci si sarebbe aspettato. I numeri in termini di gol e di assist sono decisamente calati. Ora, do una mia impressione personale, non avvallata da informazioni certe o altro. Secondo me a Manchester il problema è stato soprattutto ambientale. Il litigio con Ten Hag, che gli è costato metà della stagione scorsa, è probabilmente l'epilogo di questo problema. Evidentemente Sancho è un ragazzo che più di altri ha bisogno di un ambiente favorevole per rendere al meglio. Credo che le qualità tecniche e atletiche di questo calciatore siano sotto gli occhi di tutti. C'è da capire se ha la giusta personalità, che necessariamente deve essere la soft skill di un campione, altrimenti non puoi dirti tale. Personalità che, sia chiaro, può venire fuori anche con l'età che avanza. Vi saluto, scrivete un commento per dire la vostra opinione su Sancho.